Eccoci qua ragazzi, salve a tutti e bentornati sul canale. La situazione arbitrale dopo la sfuriata di Antonio Conte che potrebbe anche portare qualcosa di buono per quanto riguarda le decisioni, soprattutto su questa uniformità di giudizio che non c'è. Si è espresso Calvarese, Mariani, l'arbitro di Inter Napoli, diciamo che non ha ammesso un chiaro errore, però poteva fare meglio, l'ha detto stesso lui. Andiamo a vedere cosa sta succedendo e non seguiamo più Marelli, almeno io non seguo più Marelli perché va in base alla classifica e a chi deve rompere le scatole e a chi meno, perché l'anno scorso si esprimeva per quanto riguarda episodi arbitrali molto meglio ed era poi in accordo con la maggior parte delle persone addette ai lavori e noi tifosi. Quest'anno diciamo che va trovando sempre il pelo nell'uovo per essere poi in disaccordo, ma in base alla partita, in base a chi gioca, quindi accantonato dal mio punto di vista Marelli per quanto riguarda le decisioni arbitrali e il commento di episodi. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale se passate per la prima volta sotto questo contenuto attivando la campanellina delle notifiche, così si resta aggiornati. E partiamo proprio da Calvarese. Giampaolo Calvarese, ex arbitro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Gol. Rigore per il contatto Anghissà Dumfries. Ho notato una mancanza di tecnica nell'analizzare l'episodio. Conte ha ragione quando dice quelle cose nel post gara perché non c'è una linea comune tra gli arbitri. Dobbiamo capire che in Italia abbiamo una soglia del fallo troppo bassa e bisogna fare anche molta attenzione a come si utilizza il VAR. D'accordissimo su queste dichiarazioni e aggiungo anche è vero che abbiamo una soglia del fallo troppo bassa soprattutto in aree di rigore e dobbiamo migliorare questa gestione dei cartellini per quanto riguarda poi l'intensità dei falli e gialli da regolamento che a volte vengono dati e a volte no, così come vengono poi catalogati gli episodi in area, a volte il rigore, a volte meno, a volte non si dà, a volte bisogna vedere l'entità e invece altre volte non andiamo nemmeno a rivedere la dinamica dell'azione, quindi d'accordissimo con Calvarese. La lotta ai rigorini è un punto fermo e il designatore Rocchi, che si è espresso ovviamente in merito, ci sta lavorando seriamente da tempo, ammettendo che l'errore quando c'è senza nascondersi. Anche per questo dai palazzi arbitrali filtra il disappunto per l'attacco mediatico di Conte. Da una parte forse si può fare qualcosa e cambierà, diciamo, dopo questa sfuriata. Dall'altra parte però dobbiamo fare sempre attenzione perché eh, ti si può ritorcere contro una cosa del genere, ma poi il tempo farà il suo corso e ci dirà se volete, ovviamente, voi addetti ai lavori, penalizzare, tra virgolette, il Napoli o le squadre che esprimono il proprio pensiero legittimo su episodi che poi sono da circo e veramente da risate, ma vedremo poi come andrà a finire. A scrivere il quotidiano del Corriere della Sera che torna a parlare delle dichiarazioni post-iter del tecnico azzurro. Il ragionamento è: se si polemizza in maniera così dura per un rigore che ci poteva stare, cosa succederebbe in caso di errore vero? Da parte di Antonio Conte il punto non è la tutela della squadra, ma la richiesta forte di un'oggettività e uniformità di giudizio. Il tocco a San Siro è solo l'ennesimo caso di discussione. L'allenatore del Napoli prova a fare il portavoce di un dissenso che in Serie A esiste. Conte non vuole essere il paladino della sua squadra, sul tavolo pone un altro tema, una linea comune di valutazione degli episodi che accadono in campo. La sensazione diffusa infatti è la mancanza di uniformità. Speriamo che non dobbiamo pagare poi, diciamo, solamente noi per le dichiarazioni del mister perché ci siamo scoperti, tra virgolette, e abbiamo fatto anche bene perché poi il troppo è troppo e come ho detto ieri sera in live, secondo me la sfuriata di Conte, al di là dell'episodio in Inter Napoli, viene anche per il rigore non dato all'Udinese per il fallo di mano di In che è un rigorissimo solare e l'Atalanta è lì su in classifica e si sta giocando comunque al di là dello scudetto un posto Champions o un posto tra le 4 o le 5. Speriamo che l'Italia riesca a scavalcare il Portogallo, ma è difficile comunque per il ranking UEFA a portare il quinto posto Champions anche quest'anno. Però tra le 4 comunque l'Atalanta è lì
E allora io, allenatore del Napoli, che vedo la partita, perché me la vedo la partita da allenatore del Napoli e faccio la corsa sulle mie avversarie, mi va a quel servizio. Poi arriva la sera, succede quel che succede in Inter Napoli, ed ecco che arrivo in conferenza e ne dico di tutti i colori. Quindi appoggiamo sicuramente il mister, e se non comincia qualcuno a far veramente casino non ne usciremo mai, prendendoci poi tutte le responsabilità per le eventuali conseguenze in un paese che è sempre stato gestito così. Non era rigore per l'Inter. Queste sono diciamo, non le parole, ma le dichiarazioni che ha fatto Mariani, poi diciamo a mente fredda, partita finita, e riassunte così. Non era rigore per l'Inter, lo ha pensato Conte e non solo, a quanto pare. Secondo Repubblica, infatti, Mariani, arbitro della gara di domenica, ha riconosciuto che avrebbe potuto risparmiarsi il rigore. Ecco cosa scrive oggi il quotidiano. A fine partita Mariani ha riconosciuto che il fischio di San Siro avrebbe anche potuto risparmiarselo. Eppure non si tratta di una decisione totalmente campata in aria. Il contatto tra Anghissà e Dumfries c'è stato e non esiste ancora uno strumento, se non l'occhio umano, che è imperfetto, per misurarne l'intensità. La linea guida che Rocchi sta insistendo per imporre alla sua squadra prevede di sorvolare il più possibile sui grigi, un fallo, specie per quelli che devono determinare la cosiddetta massima punizione, che in quanto massima non deve essere conseguenza di un episodio minimo, deve essere nero o bianco, non esserci o esserci. E allora, d'accordissimo, va benissimo, avresti potuto risparmiartelo. Cialanoglu lo sbaglia, altrimenti si era falsato un altro risultato, tra virgolette, oppure avevi indirizzato una partita come non doveva andare. A quel punto ci siamo. Rocchi dice che deve essere o nero o bianco. Allora perché? Perché al di là del ho deciso io, ho visto io, l'arbitro ha valutato, è una valutazione da campo, eccetera, eccetera, in area di rigore e non in area di rigore, per situazioni gravi, cartellini che gialli possono diventare rossi, falli comunque molto gravi che al limite non vengono redarguiti come si deve, calci di rigore, situazioni che comunque portano pericolo ad una squadra o all'altra. Perché ci deve essere ancora questa cosa? No, ci teniamo la valutazione da campo. Il VAR c'è e va usato sempre. Non è difficile. Non è difficile, solo che si vuol fare così per lasciare poi quella, appunto, come dice Rocchi, quella zona grigia a livello decisionale per poter poi fare i porci comodi quanto conviene, perché è così, senza che ci nascondiamo dietro a un dito. Voi volete e me ne prendo tutte le responsabilità, tenere la situazione in questo stato, perché così c'è quel po' di gioco da poter fare, c'è quel margine, diciamo, dove si può mangiare o non mangiare, diciamo, qualche punticino in base ad alcune decisioni, perché altrimenti non si spiega, siamo qui tutte le sante domeniche e non solo la partita con il Napoli, ma in tutti i campi di Serie A ci sono degli scempi assurdi, e quindi o si instaura questa sorta di coalizione e dopo Conte si comincia comunque ad alzare la voce, perché poi lo fa solo il Napoli, o lo fa solo l'Atalanta, o lo fa solo il Lecce, o lo fa solo chi che sia, resti comunque uno solo, e quindi serve, secondo me, per arrivare a questa uniformità di giudizio, serve far tremare un tantino, tra virgolette, il palazzo e diciamo l'associazione arbitri. Rocchi dice che si sta impegnando tantissimo da questo punto di vista, ma Rocchi lo dice da un bel po' di tempo. Può darsi pure che si stia impegnando, ma forse si sta diciamo spendendo per situazioni che non portano ad una soluzione. È molto semplice. Intervento in area. C'è il VAR. Punto e basta. Hai fischiato il rigore. Anche se il rigore è sacrosanto, io lo vado a rivedere per rispetto della squadra avversaria. Molto semplice.
vai a rivedere, calcio di rigore, spiegazione e finisce lì. Finisce lì. Avete messo la VAR in campo per, diciamo, essere quanto più trasparenti possibili. E allora facciamo sì che la si usi per la trasparenza e non per creare ulteriori campi grigi e diciamo situazioni inspiegabili con un regolamento scritto, con un protocollo che fa acqua da tutte le parti, che possiamo anche stracciare. C'è la VAR, non esiste protocollo, esiste l'episodio dove io vado al VAR e lo vado a rivedere. E se quello non mi chiama perché sta dormendo, perché al limite noi possiamo anche, diciamo, analizzare la situazione da questo punto di vista. Non l'ha visto, c'è incompetenza in sala VAR, al di là dell'arbitro in campo che può essere più competente a livello proprio di skills arbitrali, ecco, per quanto riguarda un arbitro più forte e uno meno. Dal campo, ragazzi, è calcio di rigore, non lo so, non lo so, perfetto, andiamolo a vedere, preparami le immagini, si va al VAR, 2 minuti, si risolve la situazione in totale chiarezza e il giorno dopo parliamo poi di calcio giocato e di ciò che non ha funzionato sul campo, invece di portare trasmissioni televisive, canali YouTube, mi ci metto anche io, dove poi non puoi sorvolare su situazioni del genere e ti ritrovi a far contenuti al limite ad analizzare in live molto più il VAR e situazioni arbitrali che poi ciò che ha espresso il campo, la partita in sé. Meno male che noi sul canale, e ringrazio ovviamente la community che mi segue e tutti gli ospiti che diciamo sono sempre sul canale con me, riusciamo ad attenerci più al campo che alla situazione arbitrale, però quando è troppo e dobbiamo assolutamente analizzarle senza poi nasconderci, perché poi passi per il personaggio che dice vabbè tu ti sei attenuto al campo, però a livello arbitrale mica è andata molto bene la partita, si poteva analizzare, quindi diciamo che il nostro volere, il mio, ma credo anche il vostro, della community, è quello di analizzare partite di pallone piuttosto che analizzare episodi tutte le domeniche che non hanno né capo né coda. C'è un fallo di mano da fischiare all'Atalanta, c'è un rigore che se lo vai a rivedere non lo dai, così come ha detto Mariani, ritornando sull'episodio, va a finire che non lo fischiava o andava a rivedere e lo toglieva. E questo è il punto, lo andava a rivedere e lo toglieva. Andateci a rivedere senza fare ci stiamo impegnando. Non serve l'impegno, caro Rocchi, serve fare. Punto e basta. Il VAR è lì. Quando deve essere usato lo si usa. 10 episodi a partita a dubbi, si va 10 volte al VAR, interessa ben poco. Molto semplice. Non vuoi recuperare perché poi dici ci stanno però poi 14, 20, 30 minuti di recupero se ci stanno 10 episodi. Si ferma il cronometro, molto semplice. Fermi il cronometro e riparti dal minuto in cui ti sei fermato. Non è difficile nel 2024, non è che stiamo con, che ne so, con orologi a corda, che comunque si poteva fare pure con l'orologio a corda. Abbiamo tutto a disposizione, tecnologia, intelligenza da qualche parte, però non dappertutto, e poi ci sono tutti i mezzi per poterlo fare. Speriamo che cambi questa direzione in Serie A, perché facciamo ridere in Europa e non siamo l'unico campionato, perché dire l'unico campionato sarebbe riduttivo, perché delle cose del genere le si vedono anche in Spagna e in qualche altro campionato minore, tipo la Turchia, dove ci sono anche lì squadre aiutate o più tutelate di altre. Io vivo in Olanda, dove va tutto liscio a livello arbitrale. In Premier le partite si fermano ben poco e quindi si va avanti. C'è il fallo, perfetto, fallo, ammonizione, ammonizione, si va avanti dopo 2 secondi senza nemmeno il mugugno dei tifosi dagli spalti. Si accetta la decisione perché è sempre stato così, e di scandali
ce ne sono stati veramente ben pochi, quindi andare a pensare male, diciamo che in altri campionati è molto più difficile perché il tifoso, diciamo anche il salottino post partita televisivo eccetera, è abituato a parlare della partita di pallone perché di episodi dubbi ce ne sono molto, ma molto pochi. La tecnologia esiste, cara Italia, cara Serie A, usiamola come si deve, così togliamo, ci togliamo questo dente una volta e per tutte. Se lo si vuole fare, se non lo si vuole fare, e allora saremo qui tra un anno, due, tre, a parlare sempre delle stesse cose. E attenzione, e chiudo, una cosa che non vorrei accadesse nella, nella maniera più assoluta è che il VAR venga poi tolto. Per tutte queste discussioni si toglie il VAR e quindi ritorniamo poi a prima lasciando l'arbitro decidere. Si può anche dire era meglio prima, c'era solo l'arbitro, accettavi comunque l'episodio valutato male e finiva lì. Però dall'altra parte dobbiamo anche dire che il VAR ha diminuito tantissimo, o la VAR ha diminuito tantissimo a livello percentuale le decisioni sbagliate, però la macchina deve portare quasi alla perfezione se viene usata come si deve, e quello è il punto. Se invece deve portare a dibattiti c'è o non c'è, con tecnologie, frame, screenshot, tutto il video che lo puoi rivedere 50.000 volte a loop con tutta la tecnologia disponibile, non è assolutamente il caso e mi auguro che non si torni indietro perché siamo arrivati a questo punto per apportare al calcio trasparenza e giustezza. E invece, tornando indietro, non faremo altro che ricominciare con le solite tiritere. Detto questo, forza Napoli, grazie Antonio Conte che hai iniziato ad alzare la voce perché comunque c'è stato anche in passato chi si è espresso, quest'anno anche comunque in casa Monza, Galliani e la stessa dirigenza comunque si è lamentata perché il Monza tra le squadre lì sotto è stata veramente trattata da schifo per quanto riguarda le direzioni arbitrali. Alziamola di più la voce e associamoci ad Antonio Conte. Parlo per le società di Serie A che vogliono ovviamente far chiarezza. Non c'è nessun problema. Una bella coalizione e vedrete che tutto potrebbe tornare, o meglio, potrebbe diciamo diventare più trasparente. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video.